Ciao e bentornati in una nuova puntata domenicale di Beato tra gli orologi. Siamo alla quinta puntata del nostro nuovo format, si fa per dire, nel quale ogni domenica alle 20 guardiamo, sfogliamo, commentiamo assieme una nuova maison di orologi e ce ne sono decine da commentare, quindi è una serie che di sicuro andrà avanti per qualche settimana. Lo facciamo assieme e oggi, come avrete visto dalla copertina del video, voglio parlarvi di Oris. Non è un brand che conosco benissimo, ci sono alcuni orologi che mi piacciono tanto, ci sono alcuni orologi ormai famosi e iconici, come per esempio l'Aquis, il Big Crown, ma anche il nuovo e già molto conosciuto ProPilot. In più Oris ha lanciato delle novità per gli appassionati e mi riferisco ai calibri di manifattura dell'azienda che hanno da subito convinto, anche perché continuano ad avere questi orologi dei prezzi assolutamente accessibili pur aumentando notevolmente la qualità. Quindi non perdiamo tempo e andiamo a vederci che cosa ci propone il sito di Oris. Benissimo, siamo sulla pagina iniziale di Oris, fondata nel 1904, ci propone il ProPilot X calibro 400, come dicevamo, uno dei calibri di manifattura introdotti da un paio d'anni, se non ricordo male, da parte di Oris. E sono molto curioso di fare questa reaction insieme a voi perché, come vi dicevo, non è un'azienda che conosco benissimo e ho proprio voglia di scoprirla assieme a voi, anche perché non ho mai avuto in collezione un Oris, sebbene li abbia sempre guardati con un certo interesse. Quindi partirei dall'Aquis, probabilmente l'orologio più iconico, quello che fa scoprire normalmente Oris agli appassionati, un orologio di grande sostanza, di grande qualità, e che vedo è anche aumentato tantissimo di prezzo. 4.300 euro. Io ero rimasto a prezzi che consentivano di portarsi a casa un Aquis per 1.500 euro, 1.800 euro. Ditemi nei commenti se anche voi avete un ricordo di questo tipo, però 4.000-3.500 euro è un prezzo che non mi aspettavo, sebbene devo immediatamente dire che è un prezzo assolutamente giustificato, soprattutto alla luce dei nuovi calibri di manifattura. Anche questo è un Aquis Date calibro 400, bellissimo in colorazione verde, 3.500 euro di listino. Sono bei soldini, immagino che si compri anche con un bello sconto, quindi ritengo comunque che sia giustificato, perché un orologio della stessa qualità, o diciamo una qualità simile come può essere l'Omega Seamaster, costa almeno 5.000 euro, quindi ci siamo, diciamo che ci siamo, però insomma pagarlo 1.500, 1.800, 2.000 euro era tutt'altra storia, ma non aveva il calibro di manifattura. Proviamo a fare una configurazione. Allora, tra i 40 e i 43 mm, acciaio, quadrante, ci sono i verdi, l'antracite e il blu. Tra l'altro Oris ha fatto anche delle edizioni speciali, una era dedicata a un lago con fini ambientalisti, se non ricordo male, che mi piaceva veramente molto. Cinturino, caucciù e acciaio. Bracciale naturalmente integrato che riprende il profilo della cassa, quindi è un tutt'uno con la cassa come avviene normalmente per i bracciali integrati, ma è anche possibile sostituirlo con un cinturino in caucciù come possiamo vedere, che ha naturalmente una forma adatta a unirsi e a integrarsi a questa cassa. Piacere della meccanica, calibro 400, un calibro che a me è piaciuto molto anche da un punto di vista estetico, naturalmente per quello che si può valutare di un calibro come questo, come il 400, che però a differenza di tanti altri orologi offre 10 anni di garanzia, che è una cosa che non tutti sono disposti ad offrire. Rolex per esempio si ferma a 5 anni di garanzia e offre anche un'altra cosa: gli ultimi calibri di Rolex, giusto per nominare la già citata, arrivano a una riserva di carica di 70 ore, se non ricordo male, o 72 forse,
In questo caso il calibro 400 fa un po' meglio, 5 giorni di riserva di carica, calibri che normalmente vengono venduti a cifre completamente diverse. Basti pensare per esempio al Panerai 8 giorni che viaggia attorno agli 8.000 euro, se non ricordo male. Si tratta naturalmente di calibri diversi, però insomma la tecnica e la ricercatezza da parte di Oris c'è tutta e ritengo che vada anche premiata. Questo è il calibro 400, un calibro come si vedono da ultimo forse, molto moderno. A me non dispiacciono questi calibri così moderni, così industrial per così dire, dei calibri di sostanza. Secondo me si sposano benissimo con il periodo quando naturalmente si tratta di semplici, tra virgolette, calibri sportivi che devono fare insomma il loro lavoro. Sono sicuramente ben rifiniti, non sono decorati, non sono scheletrati, non hanno nessun tipo di decorazione. La rifinitura invece, come per i calibri di lusso, è ai massimi livelli, ma secondo me rispecchiano benissimo quello che deve fare questo calibro. Deve durare 60 anni al polso, almeno 60 anni. Quindi a me piacciono, fatemi sapere nei commenti se vi piacciono. E poi ci sono i cinturini di Oris e le altre configurazioni. Tra l'altro vedo delle configurazioni molto particolari, così come parlavo di quell'edizione dedicata alle misure ambientali. Questo mi sembra bello, New York Harbor Limited Edition. Questo è bello, 2.550 euro, immagino che non abbia il calibro 400 ed è il pescatore di ostriche. Con il suo nuovo orologio di edizione limitata Ori sostiene il Billion Oyster Project, che non c'entra nulla, immagino, con l'Oyster Perpetual di Rolex, naturalmente, quadrante in madreperla, e di questo orologio se ne è parlato pochissimo, e sono io forse che non lo conoscevo, però mi sembra veramente un bellissimo orologio. Molto molto bello, molto di sostanza, molto tecnico, però anche molto esclusivo grazie al quadrante in madreperla. Mi piace veramente tantissimo questo Oris Aquis. Immagino che sia un'edizione limitata, vediamo se trovo qualche altra specifica. Carica automatica, 41,5, garanzia 2 anni perché appunto non è il calibro 400, edizione limitata a 2000 esemplari che immagino siano già stati tutti venduti. Però ecco, se dovessi dire oggi, non abbiamo ancora visto nulla di Oris, però dopo questi primi 5 minuti, se dovessi dire quale Oris comprerei, non avrei dubbi. Questo qui è fantastico, è veramente, veramente bello. Forse la scritta Oris così grande sul cinturino in caucciù non è una cosa che mi fa impazzire, però devo anche dire che si sposa con l'aspetto tecnico di questo orologio. Poi questo quadrante sotto il sole è veramente magnifico. Va bene, andiamo a vederci altro, perché altrimenti qua finisce che devo fare degli acquisti. Big Crown, uno dei miei preferiti, anzi il mio preferito, prima dell'Aquis quadrante in madreperla. Big Crown, calibro 473, poi ci sono delle edizioni limitate. A me questo orologio piace veramente tantissimo, e mi piace tantissimo perché è di sostanza, perché è un orologio che non ha tempo. Potrebbe essere un orologio degli anni 50, potrebbe essere un orologio del 2023. Mi piace molto perché rispecchia davvero, secondo me, lo stile di Oris, che non ha mai voluto strafare. C'ha il suo Aquis molto tecnico, molto sportivo, ma dall'altro lato ha anche il classico stile di Oris, che poi è stato ripreso in chiave moderna dal ProPilot, che adesso ci andiamo a vedere. Però volevo vedere questo magnifico bronzo quadrante verde, quasi un petrolio, 2.300 euro, 40 mm, un orologio che si prende sicuramente anche con sconto, 80° anniversario. Insomma, io ritengo che ci sia, e l'ho sempre detto, davvero poco che ha la qualità e la storia di Oris a questo prezzo, anche perché se si prende con sconto immagino che si porti a casa con meno di 2000 euro. A me piace davvero, davvero molto, mi piace la sostanza, però un Oris, come dicevo, non l'ho mai avuto e devo decidere che cosa prendere e cosa mettere qui sulla nostra scrivania. Un Big Crown mi è sempre piaciuto. Nel 1938 Oris lancia orologio per piloti, un orologio pionieristico, dice Oris,
e non abbiamo assolutamente alcun dubbio. E come dicevo, al di là delle varie configurazioni del Big Crown che possiamo vedere e stavamo guardando prima, Oris lo ha ripreso in chiave moderna. Devo ammettere che è l'orologio, il ProPilot, questo in particolare, che dell'attuale catalogo Rolex mi piace meno. Lo trovo un po' troppo fashion, un po' troppo vuoto, sembra un qualsiasi altro orologio in acciaio, e per quanto di sicuro ci sia la ottima qualità Oris con il calibro 400, devo anche dire che non è di sicuro l'Oris che comprerei. Lo trovo un po' banale, forse un po' anonimo, mentre per esempio già questi scheletrati, che non rientrano nei miei gusti, ma che non avendo questo quadrante così piatto forse, rendono l'orologio secondo me molto più interessante, però costano anche molto di più. Quindi non è il ProPilot l'orologio che comprerei, così come non è l'orologio che comprerei l'altra edizione del ProPilot, molto più particolare, molto più possiamo dire rispondente ai canoni estetici che hanno reso celebre i Pilot di Oris, ma che ancora una volta, secondo il mio modestissimo e insulso parere, non sono all'altezza invece del Big Crown, che è secondo me un orologio non heritage, non è una rivisitazione di ciò che è stata Oris, è proprio un orologio moderno. È un orologio che, come dicevo prima, non ha tempo, potrebbe stare benissimo negli anni 40 e potrebbe stare benissimo oggi, come sta benissimo oggi, perché non è una semplice riedizione, non è un semplice voler rispolverare il proprio passato, è proprio, secondo me, la pura identità di Oris. Mentre queste declinazioni più moderne del ProPilot, del Big Crown in questo caso per esempio, le trovo un po' sottotono, sono sincero, ditemi nei commenti che cosa ne pensate. Un'altra cosa che rimprovero ad Oris, e forse il motivo per il quale non mi sono ancora interessato in boutique, è che ha un catalogo vastissimo. Lo sapevo, ma lo sto notando anche adesso. È chiaro, in questo caso parliamo di orologi un po' più economici, anche se sono sempre orologi che superano le 2000 euro, però anche per quanto riguarda l'Oris Aquis, quello che abbiamo visto prima, vi parlavo di alcune edizioni limitate e altre edizioni che sto scoprendo oggi sul sito, e secondo me c'è un po' di confusione in tutto questo, perché forse la Maison potrebbe concentrarsi maggiormente su dei modelli più noti, ma riducendone magari le edizioni in maniera tale da rendere più facile la scelta agli appassionati. Poi naturalmente, come dicevo prima, la mia opinione non vale nulla, la Maison ha fatto questa scelta e quindi di sicuro è la scelta giusta per la Maison. Vediamo se c'è qualcos'altro. Atelier non lo voglio vedere, anzi ve lo apro ma non lo voglio vedere. Ecco, queste sono quelle cose di cui parlavo prima, cioè quei cataloghi che secondo me vanno un po' a sminuire, un po' a svilire un'azienda che a mio avviso meriterebbe di più. Così come vedo che ci sono anche degli orologi di forma che amo molto, ma non Oris, quindi per me è no. Orologi di questo tipo, tra l'altro forse un po' troppo simile al Tank di Cartier anche nel quadrante, secondo me hanno tutta un'altra storia. Non che Oris all'inizio della sua storia non abbia prodotto orologi di questo tipo perché andavano di moda, ma secondo me orologi così oggi se li può permettere chi ha fatto di queste forme la propria identità, come è stato per Cartier. Gli altri, secondo me, faticano un po'. E volevo vedere un'ultima cosa assieme a voi, ovvero i cinturini, perché nella precedente puntata di domenica scorsa su Omega ci siamo spaventati assieme del prezzo dei cinturini che Omega vende sul proprio sito internet, prezzi che oscillavano tra i 200 e i 300 euro, dei pezzi di tessuto o di pelle. Sono molto curioso di vedere che cosa fa Oris. Vediamo un po', cinturino in pelle nera, 285 euro. Però Oris quantomeno ci dà la dépliant, che non è una semplice chiusura, ma quantomeno è un vero e proprio
una vera e propria Deplo, quindi una fibbia pieghevole, che Omega normalmente fa pagare circa 300 euro da sola, quindi possiamo dire che i cinturini di Oris costano meno della metà di Omega. Ok, quindi dopo l'impatto iniziale possiamo tirare un sospiro di sollievo. Insomma, Oris, grande maison che mi ha un po' illuminato guardando il sito. Devo dire che non ha cambiato la percezione che ho del marchio, un ottimo marchio che fa grande qualità a prezzi giusti, ma che forse si deve un po' districare tra gli appassionati, perché credo che il 2023 sia il momento giusto di ascoltare chi poi va in negozio a comprare questi orologi. Certo è che se mai per caso in vetrina dovessi vedere quell'Aquis quadrante in madreperla verde, di sicuro entrerebbe in collezione. Fatemi sapere che cosa ne pensate di Oris. Io vi ringrazio per essere stati in questa nuova puntata di Beato tra gli orologi. Noi ci vediamo invece in un prossimo video qui su TOC. Ciao!